Buongiorno amici, benvenuti alla sesta puntata del nostro progetto Tamigi. Questo è il ponte di Swinford, forse il ponte più antico di tutto il Tamigi. In realtà ce ne sarebbe uno che è leggermente più vecchio di questo, ma è stato bruciato, ricostruito, quindi questo è l'unico ponte originale che risale, mi pare, al XIII secolo. Oggi è una puntata molto bella per noi perché dopo questo viaggio nell'ignoto di 6 puntate dove abbiamo esplorato la parte rurale del Tamigi che non avevamo mai visto prima, rientriamo finalmente nella zona a noi conosciuta. Ci aspettiamo di entrare nella città di Oxford a circa 7 km, quindi ritorniamo in spot che per noi hanno tanti ricordi, tante memorie, tante catture. Si stanno stabilizzando finalmente le condizioni meteo, il fiume finalmente ha scaricato parecchia dell'acqua dovuta alle alluvioni degli scorsi mesi, settimane, la corrente finalmente è calata, il livello del fiume è calato, non c'è più l'inondazione, anche se resta ancora qualche segnale. Questo ci permette di pescare un po' più con diversi sistemi rispetto al passato. Rimangono comunque condizioni difficili perché c'è un'alta pressione ormai da 2-3 settimane che rende i pesci un po' apatici. Aspettiamo anche il sole nel pomeriggio, insomma una giornata non facilissima, però come al solito siamo fiduciosi, siamo carichi, ci gustiamo questa bellissima alba e speriamo di farvi vedere qualche bel pesce. Venite con noi. Subito lungolinea sottoriva, proprio non sai mai, Sotto legge niente. Provo di là. Dai, brother. E mi aspetto i coccodrilli. Con sta esca. Vedrai che poi magari ti esce il cinquantello. Sicuro. Il fiume è pescabile, però sono troppo felice. Cioè sono 2 mesi, 3 mesi che aspettiamo il fiume così. Vediamo oggi cosa succede perché la giornata non è di certo facile. Dai, brother, che oggi ce ne andiamo al pub. Qui c'è il pesciolino. Qua c'è, sotto le piante là. Conigli? Sì. E prottini? Conigli. Coniglietti? O lepri. Guarda l'altro coniglio. Belli. Grosso pure questo. Dai, stanalo. Siamo tornati a pescare. Zero attività finora. Grande, stai provando sotto te, Più che ho di provato là anche lì dentro la conca, provando un po' dappertutto. Che esca hai messo? Ho messo questo crank della Daiwa che ci ha regalato il guardiano del lock l'altra volta. Sarebbe da cambiare l'ancoretta. Comunque l'altra volta appena ce l'ha regalato l'abbiamo messo su e abbiamo avuto un inseguimento. Se acchiappiamo con l'esca del guardiano vale doppio. Speriamo bene. Guardo solo la mappa, un minuto, 1,7 miglio. Non ascoltate Alex che lui quando guarda la mappa vede solo il pub. Ah, che boschetto, eh? Provare non costa niente. Bravo. Oh che non usavo il jerk, porca troia, devo rifare il polso. No, boh, adesso decisamente puoi pescare. Madonna che perce! Mi stava dando. Ma li hai visti quanti erano grossi? Erano 2. Guardalo. Guardalo che mi sta dando, aspetta. Switcha. Metti l'ondulante subito, frate.
un mostro marino. Guarda lì, eccola lì. Sembrava pure che era intenzionato a dargli. No, gli stava dando, sono stato io un cretino che non gli ho fatto prenderla ancora e fingo. Niente, Fra non gli dà. Oh, ma erano grossi, Chissà quanto Oh, gli dà. eccolo, il big. Madonna, il metroluccio. No. Il metro mi ha seguito fino sotto. Vai, con cerca. Però era un luce di 1 metro. L'ho visto. La testa. Però mi ha visto proprio al 100% perché ha fatto proprio... Nah. Infatti io sto passando di lì. Vai, fai le pause. Che bestia. Non so, qua ci sono i big perch. Cioè, Madonna, ho visto che la testa, pike, era Era un enorme. mostro. Era enorme. Niente, ho fatto le pause, allora vado a regolare, voglio vedere se gli Eccolo. Mamma mia, ragazzi. Allora, quando nei canali non mi mangiano più, che mi hanno già visto, mi ha seguito 2 volte, io provo a cambiare direzione e di solito mi danno. Quindi magari a lanciare non dalla stessa direzione. Positività che il vento si è alzato. Sì. Oh, qua, oh. Andiamo di là? Sì. Bello sto spot. Bello. Bellissimo. Spot da big, altro che... Oh, mi ha seguito, Fra. Lancia la trota lì. Pike. Lancia la trota lì. Dritto. No, troppo lontano. Sono inconfidente. Ti ho detto che ci sono i pike, però ci sono, però non... Che cavolo Vai li possiamo piano, mettere? vai piano. Ma che bello sto tronco. Bellissimo, sì. Sai quanti animali ci vivono lì dentro? How's it going? They're not really into feeding at the moment. It's all cold, I think. Yeah. There are some pike up here, but it's been difficult this year. It is, yeah. This year has been very hard, yeah. I know you usually catch a couple of smaller fish and then you get the odd bigger one in between, but I can't catch a smaller one lately. It's been very slow. Yeah, it's been tricky, yeah. I agree. Cold, then the floods. Yeah. It got cold again. Yeah. Yeah, this winter It was... just- Terrible, isn't it? We've had no real settled period. I Yeah, think. yeah. I mean, you never see an angler down here, really. I was surprised to see you two walking up it. But, There we go. Let's go. Anyway, good luck. It was Yeah, nice nice to meet talking. you, chaps. Nice Yeah. talking Yeah, to nice you. chat, man. Yeah. Yeah. Look after Yeah, yourself. All right. Good luck. Have a good Yeah, luck. maybe we'll meet again. Well, I'm always about. All right. Yeah. You look after yourself. Enjoy your day, take care. See ya. Bottone della Madonna, bro. Cazzo di locche è questo? Cioè, capito, col canneto. Sì, son fermi. Oggi ci vuole veramente qualche invenzione, però. Siamo arrivati a King's Lock, proprio alle porte di Oxford. La situazione che ci aspettavamo di trovare, pesci estremamente apatici. Abbiamo avuto 3 inseguimenti da infarto, super sospettosi, hanno seguito le esche e non si sono sognati minimamente di attaccarci. Poca attività, qualche pesce c'è, ma è proprio dura oggi. Allora ne approfittiamo per fare una piccola pausa e come vi avevamo promesso facciamo un attimo un approfondimento sul tipo di attrezzatura che utilizziamo. Utilizziamo delle canne da casting. Ovviamente tutto quello che diciamo è frutto di pareri personali, è giusto che ognuno la pensi a modo suo, ma per noi il casting ci assicura una maggiore robustezza di tutto l'apparato pescante. Questa è una canna che lancia fino a 150 grammi, quindi una canna che gestisce bene esche abbastanza importanti. Abbiamo un mulinello, questo è un Max Toro, insomma mulinelli 300 giù di lì. Diciamo che la cosa veramente importante per noi è la treccia. Io personalmente utilizzo un Power Pro, molti lo amano, molti lo odiano, ma insomma comunque il concetto è di usare trecce veramente spesse. Questo è un 80 libre per 2 motivi principali. Il primo è che il luccio è un pesce, al di là dell'aspetto diciamo spaventoso che possa avere, è un pesce estremamente delicato e quindi utilizzando una treccia così spessa riusciamo a forzare il pesce e a non far durare il combattimento troppo a lungo per evitare di
di stancare il pesce. E il secondo motivo è che utilizziamo esche molto costose e l'80 libre ci toglie le castagne dal fuoco in molti casi. È veramente difficile perdere un'esca con questa treccia. Qualsiasi situazione 9 volte su 10 riesci a forzare e al massimo ti si apre l'amo e poi lo sistemiamo con le pinze. E poi abbiamo questo che è un altro segreto che vorremmo rivelarvi, è un cavetto di una marca che si chiama Chico Lures. E vogliamo promuovere questo cavetto perché è una persona estremamente gentile e competente. È basato in Inghilterra, ha passato tanti anni a pescare il luccio e ha, diciamo, disegnato questo cavetto moderatamente flessibile, ma allo stesso tempo è molto robusto. Credo la resistenza dell'acciaio sia intorno alle 200 libre o 175 libre, quindi di nuovo un cavetto che vi permette di districare l'esca o il pesce da qualsiasi cover o situazione. Stamattina abbiamo girato molte esche diverse, non hanno funzionato. Adesso mi sto affidando di nuovo a quest'esca che avrete visto già nelle puntate precedenti, che è un jerk della Rapala, che si chiama Aku, che mi è stato introdotto per la prima volta da Alex e fino adesso si è dimostrato letale in molte situazioni. Adesso ci rimettiamo in marcia, tra un po' ci sarà la pausa pranzo, sta per uscire il sole, quindi la situazione o peggiorerà ulteriormente o magari con un po' di calore i pesci si metteranno in attività. Lo scopriremo solo provandoci. A dopo. Ma vaffanculo! Madonna, che colpo, sembrava proprio il pesce della storia. Ecco, vedete? Come vi abbiamo detto poco fa, il bello di questi cavetti e di questa treccia, vedete, Alex ha appena agganciato un albero da 80 kg e la treccia gli ha permesso di recuperare la sua esca. La ferrata è stata giusta. Sì, la ferrata è stata giusta, purtroppo era un albero. Porca trotta. Comincia a sentire l'odore del cappottino termico. Così è tosta proprio. Abbiamo avuto quella poca attività che avevamo. Anche il tizio Deadbait sta cappottando. Fai te. Ti dirò di più, il pub è sul lock. Tiziano Ferra proprio. Che ponte, amici. Col canneto, questo è uno spottone malefico. Bella brother. Yes, Grazie, I. fra. Basta fare. E boh. Alla tua. La nostra. Salute, brother. No. Come te la senti sta pescata pomeridiana? Che cosa pensi? Di tutto. Oh, lovely, that's me. Thank you. Thank you so much. If I just get some cutlery, can I get you any sauces? Just mayo for me. No, it's cool for me, thank you. Ed eccolo qua. Allora, come si prospetta E allora il pomeriggio? si prospetta come una cassaforte di cui dobbiamo trovare la combinazione. La troveremo? Non la troveremo? Non lo so. Però ci proviamo. Sono proprio trasparenti le acque adesso. Minchia, ma come lanci perfetto col birrino? Lanci quasi come lancio io, cazzo. Ok, ci siamo dovuti fermare un attimo di fronte a queste rovine perché siamo di fronte veramente a un pezzo di storia
uno dei tanti tesori nascosti del corso del Tamigi. Questa è l'abbazia di Godstow e in pratica è un monastero benedettino, fu fondato nel 1115, quindi quasi 1000 anni fa. Fu in funzione per circa 400 anni finché Enrico VIII ruppe i rapporti con la Chiesa Cattolica e da allora praticamente venne passato di mano in mano a livello privato finché poi alla fine fu eventualmente abbandonato e, incredibile ma vero, fu usato come riserva di pietre che le persone venivano e raccoglievano al proprio piacimento per usarle per costruire la propria casa. Ci sono molte leggende, molti miti legati a questo monastero, tra cui la storia di Rosamunda, che ha ispirato tantissime leggende medievali, e devo dire che benché ne sia rimasto molto poco è molto emozionante essere di fronte a un pezzo di storia del genere. Si pesca proprio a vista qua. Abbiamo 2 ore e spiccioli per entrare dentro Oxford in scivolata. Qua siamo tornati come una giornata d'estate tipica. Infatti. No, i pesci non sono nei lock, bro, si sono spostati dai lock. Ok. Danny Luck. One down there around noon. Not bad. You guys got anything up there? No strike, yeah. Just follow. Maybe when the sun goes down a little bit. That's what we're waiting for, yeah. I've been coming here for dead bait, but I haven't caught anything. Not even with a dead bait. No, that's. I mean, for weeks I haven't caught fish. I got one fish today. Wow. They've been quiet, isn't it? It's quite hot today, yeah? Yeah, terrible season, man. Good luck anyways. Alright. Take it easy. See ya. Yeah, man. Adesso ci giochiamo il tutto per tutto quando scende il sole, però l'importante è stare nel punto giusto. Dentro la città, ci sono i pesci, quelli zozzi, i cittadini. Allora iniziamo a lanciare qua. Dai, 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 dai. Uno. È veramente dura, ragazzi miei. Una pizzicata, frate, non chiedo tanto. Una pizzicata, anche se non lo prendo, ma giusto una tiratina. Cacchio, va che spot lì. Frate, te lo ricordi questo ponte? Come no? Dai, oh, bisogna dar tutto adesso. Sì, no, adesso io sto pescando carico, Che giornata, oh. Porca vacca, bro. Devastante. Oh, ce l'ho. Sa che questo... Oh! Cazzo proprio. C'è un problema col guarino, bro. È tranquillo. Mamma mia! Che giornata, ragazzi. Vai con le pinze. Ok. Eccolo lì. Si è slamato. Ce l'hai. Ok, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, giornata davvero difficile. Abbiamo provate tutte, insomma, è veramente difficile. Abbiamo beccato tanti pescatori in giro, ci hanno detto che anche loro non hanno visto niente tutto il giorno. La mattina era buono nuvoloso, qualche inseguimento di grossi ma niente. Dobbiamo rilasciarlo subito e magari è la finestra giusta, e quindi adesso lo lasciamo andare direttamente e continuiamo. Mai scappotto fu tanto sofferto. Sì, mettiamo un attimo di fish care al volo e lo lasciamo direttamente. Ciao! E via! Andiamo. Che peso che mi sono levato! Mamma mia, che magnata che gli ha dato! Forte? Abbastanza. Continua la striscia positiva. Tutto jerk! Tutto jerk, sì. Abbiamo trovato la chiave che ha sbloccato, adesso non si pesca con nient'altro che il jerk, ragazzi. Ma peschiamo più leggeri. È arrivato proprio alla fine, oh. Il bello è che non è ancora finita. Oh, mangiata, bro. Ti ha dato? Sì. Ma era forte? No, mangiata normale. Però non è partito.
No, mo' ho lanciato lo stesso identico punto. Qua è un punto dove ci sono, perché avevo avuto un inseguimento. Qua, facciamoci il ponticazzo. Non sai mai cosa può succedere in questo momento. Inizia a essere bello urbano. Dici sta curva neanche un lancio, zero? Facciamo 2 lanci, dai. Dai, proprio veloci. E poi tiriamo. Là è dove c'è il parco, ho capito dove siamo. Siamo arrivati qua a piedi, fra. Capito come? Dalla Incredibile. sorgente, fai un po'. Oh. Ma dato! Non l'ho mancato, eh. Va bene, ritagli. Piccolino, secondo me. Va bene, non importa. Oh, mi ha dato pure a me. Stanno mangiando, eh. Ma era piccolo, l'hai visto te? Sì, ma ha dato proprio la mangiata quella con i denti proprio. È proprio piccolino, eh. Però arzillo. Ancora mi sa che mi ha punzecchiato. Oh, mangiano jerk oggi, eh? Adesso stanno mangiando, vedi? Ha mangiato a te dopo. È successo anche una o due volte Oh, fa. eccolo! Che? L'hai visto? Sì, ti No. stava dando. Piccolo. Non è grosso, è piccolino. L'ho visto sto giro. Però io direi di non fermarci. su sto- Eccolo. Oh, se n'è scappato. Hai visto come li guarda l'esca, si ferma davanti. Eccolo. Ce l'hai? Sì. Grande. Non è pronto. Guarda come gli dà. Fermo. Ok. Oh. Yeah. Thank you. Sì, è più It took the piccolino, entire dai. day. Yeah. Yes, the first one for the day. Piccolino questo, molto più piccolino. Occhio la mano. Sì. Sei? E niente, incredibile. Anche oggi ci va Tutto bene. il giorno a soffrire, eravamo convinti che non avevamo preso niente, ormai giornata impossibile, invece è partito il tuo e addirittura adesso il doppio scappotto, veramente non potevamo chiedere di meglio. Sembra che si siano attivati, pesciolini non grossi, però una grandissima gioia dopo tutta sta fatica e va benissimo così, scappotato anche questa volta. Guardate, ha una sanguisuga sulla branchia, segno che ha stazionato sul fondo come, Sì. come del resto stanno facendo tutti in questo periodo. Vai, molla. Questo era aggressivo, cacchio. Dai, oh. Vai. Dai, Ti l'ultimo aspetta. lancio e poi ce E la poi andiamo, camminiamo dai. là allo spot street, che magari lì facciamo il chiattone. La nostra amata Oxford, ragazzi. Hai capito? Come funge la storia? Oxford non tradisce mai, ci ha salvato da uno dei cappotti più di marca della stagione. Sì, ma gli Aku anche, cioè, cazzo, Madonna, là abbiamo salva provate vita tutte, proprio. va che stesche qua, davvero. Diciamo che l'acqua è straordinario, però è pure arrivata l'ora loro, Quello sì, perché però... quando non vogliono... Oh, eccolo! Ce l'hai? No, mi ha dato però. Peccato, l'avrei bucato volentieri, pure piccolo. Ultimo lancio e procediamo. Sul regolare gli danno, incredibile. Sul regolare anche velocità sostenuta, devo dire. Ah, no, ti ricordi quella volta a gomma tipo 7 attacchi in 10 minuti? Sì, era Senza nessuno allamato. ovunque. Se lo devi fare lo fai dove sta lui. Sì, in questo momento secondo me... Gli devi solo passare sopra adesso. Porca vacca, guarda st'albero che è venuto giù. È enorme. Dici che qua vale la pena provare? No, perché non lo possiamo guadagnare, bro. Quello è vero. Qua è facile che c'è il pesce, ma non lo guadagni mai, andiamo. Qua sicuramente c'è il pike. Esatto. Io so dove lancerai. No, Là sotto la banchina. è quello lo spot, vai. Troppa corrente. Fra, te lo ricordi qua? Qua, bro.
Di là, ok, aspetta. E qui ci sono gli accumuli perché c'erano le barche. Bravo, questo è il lancio giusto. Si sa mai, ma se c'è qualcosa ti andiamo a rompere le balle. Sai che sono indeciso se mettere il persicone e giocarmi. Beh, adesso il persicone può fare il suo perché è buio. Se c'è un momento buono per usarlo, questo è. Mi hai convinto. Io direi che andiamo là appena si apre un po' dalle barche. Lì al club di canottaggio ci sono bei pesci. Può uscire il pesce ancora. Vado un po' più avanti. Sì, io. sì. Ma ha seguito il perch, bro? Grosso? Piccolino, 20 cm. Però mi ha seguito proprio fino sotto. Vuol dire che qualche attività c'è ancora. Sì, sì, mi ha seguito proprio fino sotto ai miei piedi. Ottimo lavoro, brother. Madonna, oggi veramente. Che oh? Oh, tiralo fuori, fuori. Ma che sei matto, frate? Allora. Ragazzi, l'ultimo scappottino della. Oh. Devo stare attenti. Non andassimo, però. Va bene, dai, ci fa chiudere la giornata in bellezza. L'ultimo pesciolino, preso praticamente col buio. Se un po'. C'ha una ferita tremenda. No, due ferite, guarda. Una e due ferite tremende, vedete? Bello bello. Dai, lo rilasciamo. Sinceramente non me l'aspettavo. Sto pesce. Niente, tramonto, com'è andata oggi? Com'è andata? Ma al solito un film. Giornata ai limiti dell'impossibile, quasi cappotto preannunciato, sono tutte le condizioni per il cappotto, pressione, cielo, sole, temperatura. Abbiamo incontrato un paio di pescatori lungo la via, ci hanno detto che non era aria anche loro. Chi la dura la vince. Tutta la giornata abbiamo mollato di 1 centimetro, abbiamo provato di tutto, di più, e alla fine l'ultima ora incredibilmente sono usciti 3 pesci. Primo ci ha sorpreso perché ormai non ce l'aspettavamo più. Il secondo, dopo pochi minuti, ci ha fatto capire che i pesci si erano accesi all'improvviso e invece poi si sono ricalmati. E però Alex è uscito con il terzo pesce quasi al buio su un'esca quasi più grossa di lui, quindi è successo un po' di tutto nell'ultima ora. La stagione volge quasi al termine, mancano, probabilmente riusciremo a fare altre 3 pescate e a questo punto ci poniamo chiaramente l'obiettivo di non cappottare mai per tutta la stagione, che sarebbe veramente un fantastico risultato considerando che è stata, dal punto di vista del meteo, a detta di tutti i pescatori, una delle peggiori stagioni che si ricordino da vari anni a questa parte. Adesso ci andiamo a fare un caffettino, ci infiliamo in macchina e abbiamo il viaggio di ritorno. Speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento e vi diamo appuntamento a presto per la settima puntata. Ciao, ricordatevi di iscrivervi, campanellina, e mettete like se vi è piaciuto il video, ci date una mano a promuovere il nostro canale e ci date forza per continuare a lavorare al nostro progetto. Alla prossima! Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nella nostra settima puntata. Non ci crediamo neanche noi, ma siamo arrivati a Oxford. Madonna, c'è un'acqua proprio spettacolosa. Oh, bro, eccolo subito il persicone da mezzo chilo. Dov'è? Subito il persicone. Oh, che c***o è? Madonna, che zander gigantesco. E che gli tiriamo a questo?